Ciao da Fulvia e ben ritrovati sul mio canale Blue Spin Art e ben trovati a chi mi conosce oggi per la prima volta. Se avete dato uno sguardo ai miei precedenti video e se già mi conoscete, avrete certamente già visto questo cardigan. L'ho chiamato Déjà Vu perché effettivamente è stato già realizzato in lana qualche mese fa. È piaciuto così tanto che mi è stato chiesto di realizzarlo nella versione estiva. E quindi, come potete vederlo già qua sotto, ho utilizzato tutti i filati di cotone, sempre multicolor e sempre sullo stesso modello identico del cardigan bubble che vedete sul mio canale. Vi lascio alle prossime immagini, sono velocissime perché tutta la spiegazione della realizzazione è praticamente identica e fedele al precedente video, quindi non ho molto da segnalarvi. Vi auguro buon spin art e lasciatemi i vostri commenti che vi leggo sempre volentieri. Alla prossima da Fulvia, ciao! Per questo cardigan ho utilizzato filato di cotone 0,5 e 0,7. In alcuni casi, se avevo del filato avanzato anche più fine, ho duplicato appunto il filo stesso. L'uncino è il 5 e sentitevi liberi di mischiare tutti i colori che avete a disposizione. Io sono partita da questo filato cotone multicolor e prendendo altre rimanenze ho creato quindi il mio cardigan. Per ricordarvelo, il modello che ho seguito per realizzarlo è composto da questi componenti geometrici. Sono tutti rettangoli a secondo della misura che volete realizzare. Questa è la parte posteriore, questa è la frontale e poi ci sono le maniche. Tutti questi componenti potete eseguirli separatamente e unirli in un secondo momento prendendo le giuste distanze equivalenti, ovviamente nel caso delle maniche esattamente sulla metà della vostra maglia. Nel mio caso le maniche sono state agganciate già direttamente sulla parte del busto del maglia centrale per una lavorazione più coerente visto il punto alpino che ho utilizzato. Potete scegliere poi se unire la parte bassa del vostro busto direttamente con agofilo, filato o uncinetto o con dei bottoncini o ancora lasciarlo completamente aperta. Vedrete poi che anche sulla mia maglia ho realizzato, per quanto riguarda la parte finale, una piccola lavorazione verticale sull'orizzontale che dà proprio l'effetto dei polsini e una definizione maggiore intorno alla vita. Vi lascio alle prossime immagini. In ultimo, per la chiusura del mio cardigan, ho deciso questa volta di apporre 3 piccoli bottoncini di facile e veloce realizzazione, di cui vedete un velocissimo tutorial che ho lasciato separatamente e che ho agganciato direttamente con ago e filo direttamente sul corpo del cardigan. Non c'è bisogno di fare asole ovviamente perché si utilizzano gli stessi spazi della nostra lavorazione. Ecco qui il nostro cardigan, spero che vi piaccia, spero che sia di vostro gusto, che abbia soddisfatto le aspettative anche nella versione estiva.
Iniziamo la lavorazione con la parte posteriore dalla classica catenella. Tutto il pannello posteriore, punto alpino e iniziamo anche già le due bande frontali. Dopo aver realizzato i due pannelli frontali e il pannello posteriore, ora agganciamo là sulle spalle le nostre maglie. Io ricordo ho fatto 28 punti e 28 punti, quindi ovviamente dalla parte più esterna conterò 28 maglie e attaccherò tutte le parti, tutti i lati con l'aiuto di ago e filo sulla parte posteriore. Per la realizzazione delle maniche ho scelto di partire direttamente dal corpo del cardigan. In alternativa potete creare un pannello e agganciarlo successivamente. Io invece dalla parte opposta, quindi sul retro, ho individuato una misura idonea, quindi uguale sia sul pannello frontale che il posteriore, quindi a metà del mio cardigan, e per un totale di 29 maglie da questa parte più 29 dall'altra sto sviluppando la mia manica. Proseguirò quindi con lo stesso pattern fino ad arrivare più o meno all'altezza gomito, dopodiché effettuerò delle diminuzioni per scendere piano piano verso il polso. Dunque, per inserire le maniche, dicevo dalla parte posteriore, ho prima eseguito una riga di punti bassi entrando con un punto sullo spigolo delle due righe, poi uno sul corpo del punto alto sottostante e poi ancora uno sullo spigolo delle due righe, quindi in pratica è venuto in modo alternato. Seguendo nella lavorazione vedete che c'è già la prima parte delle maniche e inoltre ho anche già effettuato il primo giro a punti bassi di quella che poi sarà il collo. L'ho eseguita nello stesso modo in cui ho inserito le maniche, quindi un giro di punti bassi, sempre alternando nel corpo del punto e nella riga di separazione, e ho girato tutto intorno al perimetro. Adesso inserirò sempre per il collo alcune righe del pattern alpino, quindi farò una lavorazione avanti retro fin quando diciamo così riempirò questo spazio e questa scollatura. Proseguendo la lavorazione delle maniche, dopo aver fatto la prima parte, scendiamo verso il gomito e poi raggiungeremo il polsino. Eseguiamo quindi delle diminuzioni. Ho terminato con un giro alto e adesso sto tornando indietro con i punti bassi. Quando torno su per girare il lavoro, anziché inserire il punto basso nel medesimo punto, nell'ultimo punto fatto, già salto sul punto successivo, quindi già mi mangio un punto entrando con la riga di ritorno. Raggiungerò l'ultimo punto da questa parte ed eviterò di inserirmi nell'ultimo punto della riga mangiando, diciamo così, un punto e quindi già qua eseguo in pratica una prima diminuzione. Quando poi salirò, ancora una volta eviterò di entrare nel medesimo punto in altezza, ma salto già su quello successivo, quindi gradualmente mi stringo soltanto sui punti che lascio a fine riga. Andiamo avanti.